Forse ci siamo? Ragazzi ci siete? Ci vedete? Chi c'è che è presente ci vede? Si dovrebbe vedere bene perché siamo nella postazione dei video pipponi, Ci quindi siamo, Nick ce lo dice, ci siamo. qualcuno sicuramente l'avrà riconosciuta la postazione. Comunque Aspettiamo un po', dai, aspettiamo un po' che arrivi qualcuno, se arriva. Allora comunque intanto salutiamo Nick, Maurizio, la Sabri, ciao a tutti Fabio, ragazzi. Claudio, Giampiero, Alessio, Dove la spegno? Cioè, ti devo spegnere all'inizio. Comunque ragazzi, noi ovviamente Adriano che è mio padre. siamo tornati in Italia ovviamente e oggi dagli occhi rossi si capirà che abbiamo lavorato sempre avanti al computer, ma abbiamo iniziato anche a fare qualche video pippone, quindi a brevissimo vedrete qualche aggiornamento alla sorellona perché dobbiamo sistemarla. Allora, io continuo a salutare Ugo, Piergiorgio, Pino, Alessandro, eccolo Ciao Ale. presente. Ciao Ale, Comunque ragazzi, Domenico, Stefano, Daniele, Tania. Ragazzi, io vi nominerei sempre tutti. Daniela che aspettava notizie. Comunque, dall'immagine di copertina, dalla copertina, dal titolo avrete capito che la nostra idea, perlomeno l'impegno è quello di poter passare dal virtuale al reale, perché praticamente per tanti di voi sembra quasi di conoscerci, però noi ovviamente non conosciamo voi e sarebbe bellissimo. Aspetta. No, non ce ne importa nulla, un messaggio, okay, comunque tutto okay. E sarebbe bellissimo potersi conoscere appunto per un abbraccio, una stretta di mano. Ci abbiamo pensato, ce l'avete chiesto tante volte e il discorso qual è? Il discorso è che per fare una sorta di motoraduno, nel senso un weekend tutti insieme, poter fare un giro in moto insieme, magari una notte insieme fuori. Il problema qual è? Il problema è che mi sono informato e siccome siete in tantissimi, a livello legale una cosa del genere è complicata da fare a meno che non la facciamo nella illegalità. Intanto salutiamo tutti quanti, Gabriele, Dal Carlo, Rossella, Alceo Martins Machado, che dovrebbe essere già il secondo che vedo collegato dal Brasile. Ciao ragazzi Ragazzi, dal un bacione, Brasile, il Brasile sempre nel cuore. Oggi torneremo al più presto. molto volentieri. Ciao Ciao Tonio. Antonio, Eva, un bacione, finalmente ci Eva non la vediamo. conosciamo. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio, il discorso qual è? Il discorso è che è veramente complicato creare appunto un incontro, ma non tanto in un punto fisso, perché quello si può fare tranquillamente. Uno potrebbe darsi magari, cioè, un appuntamento in un ristorante, passare una sera insieme, si può fare tranquillamente. Però fare un itinerario dove io sarei l'organizzatore senza un'agenzia di mezzo, senza comunicare il percorso alla provincia, senza avvertire questo e quant'altro, a livello legale, da quanto mi è stato detto, non si può fare. Quindi O per stare meglio, tranquilli, ci sono degli aggiustamenti da fare e noi non, insomma, cioè si potrebbe fare appoggiandoci a un'agenzia, cosa che non vogliamo fare. Perlomeno per adesso, poi magari se troviamo la soluzione la faremo comunque. allora, Claudio Mancioppi mi ha detto di tenerti a bada, ma io voglio rispondere ad Antonio Piselli che ci dice: "Ciao, appena collegato dallo sfondo, siete tornati?" Antonio, sì, siamo tornati da circa un mese, Siamo diciamo tornati così. fine aprile, Antonio, Esatto. quindi Il 26 eravamo a Roma. sì, questo mese abbiamo Gio Rassello, ciao, questo bacione. mese ci siamo dedicati a fare quello che non riusciamo a fare quando siamo fuori, ovvero aggiornarci sia per quanto riguarda l'aspetto tech, sia per quanto riguarda aggiornamenti che devo fare alla sorellona che sta qua di fianco, perché voglio un po' prepararla. Se qualcuno ha letto il post che ho fatto su Facebook e su Instagram, vorrei un po' prepararla per una cosa un po' folle che mi frulla in testa, ma non nell'immediato. Però un po' mi conoscete, sono un po' pragmatico, voglio in qualche maniera dedicare il giusto tempo perché per fare delle modifiche, per preparare una moto, il tempo, abbiamo bisogno di tempo. Diciamo che ci siamo dedicati anche molto alla famiglia, ma allo stesso tempo, stiamo tanto facendo tante cose, soprattutto Francesco. Io mi sto occupando di quello che mi occupavo in viaggio, però Francesco è chiuso praticamente sempre qui dentro. Anche dagli occhi rossi penso che si possa capire. Comunque
Antonio, Sara, questa sera stupendamente stupenda. Grazie Antonio. Oggi questo vestitino è arrivato da Zara, pubblicità gratuita. No, pubblicità no. No, però E lei ha detto: "Me lo metto per questa serata", certo, perché per voi è sempre ragazzi, io ho l'ansia quando si apre una diretta, io ho il buco nello stomaco come se dovessi andare in un teatro. Voi non ci crederete, però Joker, i capelli di Sara hanno ripreso coscienza. Comunque tutti stanno parlando del tuo aspetto estetico. Jessica, un bacione, ragazzi, Tina, un bacione. Siete non lo so, abbiamo anche perso il colore perché qua appena tornati ha piovuto sempre, per cui non abbiamo preso sole, non abbiamo preso niente, però adesso sembra che il meteo sia, penso, migliorato un po' in Io ho tutta fatto la mia Italia. proposta, la prossima volta non si torna prima di giugno, perché o portiamo sfortuna noi, non lo sappiamo, ma maggio è stato freddissimo da noi. Però Gabriele in effetti dice: "Hai un Ciao buco". Paolo! Ciao Pablito, hai un buco nello stomaco, dice Gabriele. Strano, un buco nello stomaco, però non dovuto alla fame. Comunque, già che siete 200 persone appena collegate. C'è Marianna, un bacione a te e a Giorgio. Conoscete questo posto? L'avete visto di Ciao recente. Marianna, ciao. Luci, Grazie per il weekend. abbraccio a Ricky. Ciao Patrizio, ciao Todo ragazzi. Comunque il Io vado discorso avanti a è: leggere. andiamo al sodo, nel senso, perché questa diretta deve essere breve per portarvi a conoscenza di questo incontro che ovviamente, se avrete la disponibilità, se avrete la voglia, il tempo, il fatto che magari per qualcuno potrebbe essere un po' lontano, ovviamente questo incontro si terrà qua vicino, centro Italia, lato Adriatico, e capisco che non è facile per tutti, capisco che gli impegni sono tanti, però è un incontro molto interessante perché parliamo di un motoraduno nazionale, nel caso specifico il 27esimo, e già vi dico che noi abbiamo partecipato gli altri anni, c'è tanta affluenza da tutta Italia ma anche fuori Italia. Qual è il nostro, tra virgolette, obiettivo? Intanto Marco Selva dice: "Non c'è nemmeno da chiedere, io ci sono". Marco, sei un folle, il sei un nostro folle. eroe. Cioè Marco dalla Svizzera, tra l'altro. Ti aspettiamo. Comunque è un bellissimo evento, non è per pubblicizzarlo in quanto ci saremo anche noi, però ci ha contattato il presidente, io sono stato a parlare perché tutti guardano i nostri video. Quindi un saluto a Bruno. Bruno, se sarà qua in chat, non lo so. Sì, probabilmente si collegherà se avrà il modo di farlo. È il presidente, appunto, cioè è la persona che si occupa un po' di tutto, è la mente, mettiamola in questa maniera. Comunque, il discorso è che è un bellissimo evento, ci hanno contattato e hanno anche l'idea di allestire un palco con un maxi schermo. Noi dobbiamo preparare un video che sia il clou, la parte più interessante di tutti questi, possiamo dire anche questi anni che abbiamo vissuto in Sud America, e molti di voi ovviamente già l'avranno visti questi video, però vederlo come sfondo, cioè dietro di noi, perché noi saremo sul palco insieme a tutti voi, nel senso che ho fatto una richiesta, la mia richiesta è stata che ovviamente noi saremo per rispondere, per conoscervi, ma ci sarà un microfono che girerà tra di voi anche per qualche domanda, per stare insieme, nel senso, non mi piace il fatto che noi staremo sul livello più alto di voi. Vabbè, ma non però ci stiamo mai. Non possiamo far diversamente per una questione logistica. Adesso rispondiamo anche a tutte le domande che vedo, perché Fabio dice: motoraduno della calzatura, perché si chiama così? Si chiama così perché noi siamo in un distretto calzaturiero, qualcuno di voi probabilmente lo sa, e anche il mio vecchio lavoro, io mi occupavo di una parte della calzatura, la parte tutti sotto. qua si occupano di questo, e perché insieme al raduno c'è la possibilità
permetterà di fare, per chi vuole, di fare insomma una capatina, una visita a qualche spaccio aziendale anche importante, e per chi volesse può anche comprare calzature di qualità. Noi abbiamo questo orgoglio e quindi insomma è una di quella parte che viene in un certo senso presentata in questo raduno marchigiano. E già vi anticipiamo che si possono acquistare queste calzature ovviamente a prezzi leggermente più bassi rispetto magari al classico negozio, cioè sono Allora, i classici outlet. Marco, senza che ce lo scrivi, possiamo darvi del tu o passiamo a lei? No, io Marco Non voglio del lei rispondiamo a questo, tu assolutamente. lo sai, ecco. Allora, sì, noi Patrizio Silvia ci Bezzi saremo sponsorizzato dalla casa della ciabatta, la scarpa, mettiamo Sì, è dai. vero Patrizio, verissimo. Allora, qualcuno ci chiedeva le date, dobbiamo essere precisi. Questo raduno si svolgerà sabato 21 giugno e domenica 22 giugno, quindi Sì. fra 15 giorni. Allora, noi saremo la serata più importante ovviamente il sabato sera, noi saremo dalle 9:30 alle 11 circa, poi l'orario ce lo gestiamo un po', ma considerate che in un evento hanno una sorta di scaletta da rispettare. Intanto Quindi, salutiamo Edo da Chiavari che ci segue con i suoi colleghi Gianluigi e Massimo ciao della ragazzi. Croce Verde. Un abbraccio. Quindi considerate giovedì, dico sabato 21, noi arriveremo un po' prima perché oltre all'evento c'è anche un'organizzazione importante, ci sono degli stand gastronomici, quindi si può far cena, si può far pranzo, quello che volete. Però ragazzi. adesso pian piano vi diciamo Piano piano ci tutto con arriviamo nei calma. dettagli e poi condivideremo anche nella descrizione del video proprio tutti i passaggi, perché per chi viene da fuori regione c'è un'offerta molto interessante. C'è un vantaggio proprio per invitarvi a venire. Qualcuno chiedeva, è anche per inesperti, posso venire con la moglie? Assolutamente sì, perché quello che sarà il fulcro, che sarà al centro di questo raduno, saranno proprio le Marche e tutto ciò che gira intorno alla nostra zona, quindi le nostre colline, e si farà un giro per le nostre colline fino ad arrivare al mare. Speriamo che il meteo sia clemente, le calzature perché l'abbiamo già detto, però si mangia anche, si mangerà, e quindi diamo intanto qualche informazione. Per non perdere tempo. Allora, considerate questa cosa, io qua ho sotto tutti gli appunti. Allora, sabato 21 alle ore 10:30 c'è l'apertura delle iscrizioni. Apro una parentesi. L'ingresso È libero. è gratuito e libero. È libero per tutti, quindi si può non fare iscrizione. Potete venire in moto, in camper, in auto, in bici, come volete. Quindi all'interno si può entrare gratuitamente. Però se fate un'iscrizione dal costo di 15 euro, e poi vedrete quello che l'iscrizione comporterà, quindi Esatto. parliamo di una cifra quasi simbolica. L'iscrizione prevede per la giornata del sabato la cena, partecipare alla cena per chi viene fuori regione gratuita. Quindi, asterisco, chi viene fuori regione con l'iscrizione da 15 euro avrà la cena gratuita la sera negli stand gastronomici. Esatto. E vi garantisco che si mangia, per un maiale sapete quali sono, si mangia benissimo. Sì, abbiamo già provato. Abbiamo testato. Invece per chi è della regione Comunque, ci sono prezzi convenzionati, questo va detto. L'iscrizione si aprirà alle 10:30 e terminerà alle 7:30 di sera. 19:30. Però l'iscrizione poi si riaprirà il giorno dopo, cioè la domenica, sempre alle 10:30, e questo comporterà anche la colazione gratuita. No, le iscrizioni, siamo precisi. Domenica, il giorno dopo, si apriranno alle 9 di mattina, e con l'iscrizione avrete la colazione gratuita e un gadget offerto. Che non possiamo svelare. È un regalo. Vi anticipo che gli anni passati avevano fatto una bottiglia di vino ed un salame, un ciauscolo, un salame della zona. Sì, che è un salame buonissimo. Speciale nostro. Quest'anno non possiamo spoilerare perché sarà totalmente differente, ma è comunque molto carino, molto interessante. Esatto. Poi Roberto intanto dice: ciao bellissimi, posso portare la mia tenerona? Devi portare la tua tenerona. Allora, ci dispiace che noi non veniamo con la tenerona, ovviamente verremo con l'altra moto, però non possiamo fare diversamente, come sapete benissimo. Comunque, importantissimo per chi verrà, la sera c'è la possibilità, tramite questo link che vi lasceremo poi in descrizione del video,
possiamo anche scriverlo nella Sì, chat. intanto io vi scrivo il video, ma vi scrivo il link dove potete trovare tutte le informazioni, ma sappiate che tutte le informazioni le scriveremo nella descrizione di questa diretta, quindi potete tornare in qualsiasi momento. Noi la locandina la pubblicheremo spessissimo sui nostri social, quindi vi terremo il più possibile aggiornati nella descrizione di questo video, di questa diretta e nei social. Intanto vi Perché scrivo la locandina è veramente ben fatta e c'è di tutto, si capisce tutto, quindi non c'è nessun tipo di problema. Però intanto Patrizio, buona strada per la Normandia, assolutamente sì, te lo auguriamo tutti e due. Normandia grande, nel grande cuore, Fabrizio, bellissima. assolutamente. Comunque il sito lo voglio scrivere, lo scrivi Sì, anche qua nella vai. chat. Il sito è questo qua, allora, turismo.comune.morrovalle.mc.it. Da questo sito potete attingere alle strutture locali ovviamente per nottare. Sono strutture che non sono convenzionate, però sono strutture della zona e quindi vicine al punto d'incontro. Poi per chi viene con la tenda c'è anche il campeggio gratuito. Bruno, okay. Bruno che intanto ci scrive. C'è anche il campeggio gratuito perché vicino a questo luogo c'è un campo da calcio e le moto, abbiamo il posto per 500 moto, c'è praticamente una persona che controlla le moto tutta la notte, tutto il giorno, quindi state tranquilli se venite in moto. Puoi portare Pino, la tua sorellona, perché almeno conoscerà qualcuno che e se venite in è in tenda, procinto di partire. se venite in tenda c'è anche la possibilità di avere una sorta di campeggio mobile, quindi dei bagni, degli spogliatoi per avere un po' le cose di prima necessità. Allora, Stefano Maltese dice: ma dove si fa? Allora, si fa a Morrovalle, che è in provincia di Macerata ed è a circa, considerate, 10 chilometri da Corridonia, quindi siamo vicinissimi. È provincia di Macerata, vi scrivo il paese dove si svolge, si chiama Morrovalle, ma noi poi pubblicheremo la locandina, sotto questa diretta troverete tutte le informazioni ben specificate. Quindi tranquillissimi. E allora ho visto anche qualcun altro che ha scritto qualcosa di interessante. Voi scrivete le domande. Tonio perché vorrebbe sapere che tipo di pane si mangia. Tonio, qua purtroppo, cioè Tonio per chi non lo conoscesse è di Altamura, lui fa il gradasso perché ad Altamura hanno il pane buono. Ma non hanno solo il pane buono, però vabbè. Tante cose, quindi qua si permette di scrivere queste cose che noi... Però anche il nostro pane non è Joker dice: ho la sensazione che saranno più di 500 moto. Non lo so, Joker, noi saremmo contenti che voi foste in tanti, diciamo la verità. Cioè, Joker, non c'è tantissimo tempo perché noi insomma è stata organizzato, ma cioè questa cosa ovviamente c'era da dirla un po' prima, sì, c'era sì. da farla un po' più, cioè nel senso forse da marzo-aprile, solo che noi stavamo dall'altra parte e anche il presidente ha avuto questa idea quando siamo tornati, quindi l'abbiamo organizzata nel più breve tempo possibile, però ovviamente tanta gente magari già ha prenotato, non so, un weekend fuori oppure magari la vacanza Davide, fuori. fortunatamente invece non te la sei persa e sei presente in questa diretta. Salvatore dice: bello vedervi in diretta, farò il possibile per esserci. Da Bergamo, noi ti aspettiamo Salvatore, Da Bergamo, davvero. Salvatore, capiamo che le distanze sono tante. E però poi magari... un'altra cosa, Alessandro Mazzocchetti dice: ma voi che farete? Allora, noi saremo presenti, soprattutto il sabato sera, perché ci sarà un incontro, noi parleremo un po' di quello che stiamo facendo, qualcuno magari non saprà quello che stiamo facendo, quindi lo spiegheremo. Sono aperte tutte le domande possibili con voi e poi saremo in mezzo a voi, cioè saremo insieme a tutti quanti, ecco. Dopo aver parlato finalmente si potrà parlare individualmente. Magari avremo anche la possibilità di raccontarvi degli aneddoti che nei video non riusciamo, per ovvi motivi non stiamo sempre con la camera accesa, quindi è un po' una cosa più vicina, quindi un'altra cosa. Non lontana come potrebbe essere un video, perché ovviamente saremo là, noi saremo come già detto, dalle 9:30 alle 11 sul palco con il microfono per rispondere alle vostre domande. Però noi ci saremo anche domenica perché si farà questo giro
non impegnativo assolutamente, anche abbastanza breve, perché si passeranno No, dai paesini. Grazie Claudio che l'ha scritto, ma voi ci sarete anche la Sì, domenica? esatto, stavo dicendo Bravissimo questo. Claudio, Ci perché noi saremo anche la domenica. ci stiamo un po' perdendo, nel senso che la sera saremo là sul palco, quindi cerchiamo di fare una cosa tutti insieme. La domenica mattina ci si ritrova, è molto interessante perché si farà colazione insieme, la colazione sarà offerta per gli iscritti e poi si farà un giro in moto tutti insieme, passando per le colline maceratesi. Per i paesini, insomma, delle nostre arriveremo fino al mare, faremo limitrofi. tutto il lungomare di Civitanova, ci fermeremo in piazza, ci sarà anche una sorta di aperitivo offerto per gli iscritti. Sì, perché e alla poi fine si di tornerà. questo giro saremo lungomare e per gli iscritti questo aperitivo sarà offerto, quindi lo condivideremo tutti insieme. Qualcuno ci chiede, e Marco Aspetta un Serra, attimo. scusate. Arriveremo poi all'1 nel punto di partenza, quindi è una sorta di percorso ad anello, si parte verso le 9, le 10, anzi no, si parte alle 11, si ritorna alle 13. Per chi volesse si può far pranzo là la domenica e magari le 2, le 3 di pomeriggio, per chi è un po' più lontano può prendere la strada di casa. Allora, Nunzio Catano saranno al raduno, molto, molto felici, Grazie, molto, grazie, molto grazie ragazzi. orgogliosi. Possibile iscriversi online anziché in loco? Maurizio, Questa cosa non la sappiamo. non siamo ben preparati, adesso Comunque, interverrà anche Bruno, però sarebbe meglio in loco. Per il momento loro sono insomma organizzati in loco, perché da lì poi partono tutte insomma le differenziazioni, da quello no, che abbiamo capito, dall'iscrizione. l'iscrizione non è che sia importante per entrare, No, l'iscrizione no. è per avere, diciamo, qualche, mettiamola, agevolazione, chiamala in Sì. questa maniera, perché appunto per chi viene da lontano. Altrimenti non ti preoccupare, arrivi, il posto Sì, poi ci dovrebbe essere. poi c'è anche, sì, il posto c'è perché, insomma è un bel luogo, quindi non devi preoccuparti di questo. L'unica cosa è che poi saranno aperti per un orario molto lungo le iscrizioni, quindi se tu volessi, per chi volesse, insomma approfittare della colazione, della cena, se si viene da fuori regione che è offerta, dell'omaggio e dell'aperitivo, ci sarà tempo, quindi non vi preoccupate per le iscrizioni. Comunque Davide scrive, alla fine tutti a pranzo a casa di Francesco e Sara a Corridonia, ma solo per gli iscritti. Noi lo faremo volentieri, il problema è che poi c'è un pezzettino di pane a testa. Gabriele dice, ci sarà del ripio? No, non ci sarà del ripio, sarà solo Beppe, divertimento. Beppe, un bacione a te e a Vania. Hola, che tal? Beppe, ci sarai al raduno? Peppe, Noi vi aspettiamo, da Udine, magari. tanto lontano. Però ho visto qualcuno che ci ha salutato dalla Francia, Moto2, Tina ha quindi un fatto una saluto. bella domanda. L'iscrizione del sabato è valida anche per la domenica? Assolutamente, è un'iscrizione che vale per entrambi i giorni. Esatto, sì, è unica. Quindi la cifra di 15 euro è più simbolica, perché Sì. se pensate alla cena gratuita, al gadget, alla colazione del giorno dopo, cioè, cena ragazzi, gratuita però per chi viene da fuori sì, regione. era per rispondere a Sì, Tina. lo ridiciamo. Faccio 4 giorni nelle Marche, Marco dice. Poi ti diciamo anche alcuni percorsi che puoi fare imperdibili delle Marche, perché insomma fine settimana abbiamo fatto un giretto con Marianna e Giorgio, che sono 2 nostri amici, che ed è stavano stato qua nella fantastico, fantastico. Marche, spero anche per loro. Cioè, siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un meteo che forse in un anno 4 giorni puoi trovare simili a quelli che abbiamo trovato. Io i nostri Appennini, in particolare Sibillini, con quel meteo non li abbiamo mai visti. Comunque Giuseppe Casamassima dice: Sara, lascia parlare Francesco. Adesso sto zitta. Allora, Roberto Beltraino, al volo. Roberto, ti dico che abbiamo fatto questa diretta per aggiornarti sul fatto che ci sarà un motoraduno qua nelle nostre zone. Noi saremo presenti sia il sabato che la domenica, 21 e 22 giugno. La sera staremo sul palco, ci sarà un grosso maxi schermo, quindi vedremo i nostri video in background dietro di noi. Questo è il sabato sera. E la domenica si farà colazione insieme e faremo un giro in moto nelle colline maceratesi per tornare a Luna
mangiare e poi ognuno torna a casa. Sì, ovviamente. mangiare, poi ci sarà anche l'aperitivo, insomma, eccetera. E sempre Roberto dice: "L'albergo che non ho capito". Allora, per chi volesse vedere hotel e B&B che sono indicati, riscrivo di nuovo il link, È insomma, un il sito sito, dove potete vederli. turismo.comune.morrovalle.mc.it, ma lo troverete in descrizione di questa diretta. Poi faremo anche su tutti i social, condivideremo tutte le informazioni principali, perché ovviamente è importantissimo trovare una struttura vicino per dormire la sera. Sì. Ripeto, per chi viene con la tenda, c'è un campo da calcio enorme con bagni e luoghi per magari sorta di spogliatoi per avere le cose di prima necessità. Quindi date, riscrivo 21-22 giugno, che è un fine settimana, quindi sabato, domenica. Quindi, per rispondere a tanti, non siamo riusciti a fare una sorta di raduno per incontrare, tra virgolette, gli iscritti, che neanche mi piace dire una cosa del genere, è solo per conoscerci di persona, ma questa cosa potrebbe essere molto interessante perché abbiamo unito le due cose, nel senso sarà tutto super legale, sarà tutto anche, avremo tempo per parlare, perché ok, fare un giro in moto di 2 ore, avremo tanto tempo per stare insieme, si mangia insieme, si vedrà appunto i video insieme, ci racconteremo non Sì. solo noi, voi, la vostra vita, perché non possiamo parlare sempre Si farà noi. un giro in moto, anche se breve, e sperando che il meteo tenga. Salvatore dice: "Potete dire come". Claudio Pelliccia, Ho visto. Claudio Pelliccia, i fogli bianchi con i pennarelli ce l'ho qua dietro, Infatti perché oggi ho potremmo. fatto il mio pippone e li ho utilizzati, poi vedrai il prossimo che arriverà. Salvatore, per il pernottamento ho pubblicato, dove vedi evidenziato Francesco Cuccioletta Friends Affair, il sito dove puoi trovare turismo.morrovalle.mc.it. Io ragazzi lo la riscrivo, licenzio, io la scusate, licenzio lo all'istante. riscrivo turismo.comune .morrovalle.mc.it. Comunque .mc.it. condivideremo anche magari come Scusate. post la locandina, e nella locandina c'è scritto tutto, quindi Sì, lo faremo vedere molte volte. Per il ragazzo sardo che ci ha scritto, che dice, per uno che arriva dalla Sardegna cosa vince? Scherzo, divertitevi. Andrea, magari invece ci vedremo nella tua regione, perché magari verremo noi da te, è più facile. Esatto. Ehm, Allora, siamo troppo Gojamo dovreste fare lontani. una live di tutto il giorno. Non sei l'unico che ce l'ha chiesto, solo la vedo un poco fattibile, nel senso si potrebbe fare una live magari della serata quando saremo sul palco. Io devo parlare con gli organizzatori, gliela propongo questa cosa, magari mettere un portatile di fianco, però sicuramente l'audio non sarà il massimo, anche il video non sarà il massimo. Potremmo anche Però provare da a sentire valutare questa adesso, cosa, sì. magari per chi non può venire potrebbe essere interessante, e ogni tanto spostare anche la camera per vedere Però l'ambientazione. ragazzi cercate di esserci perché poi saremo tutti insieme. Qualcuno dice, Alessandro dice: "Sarà possibile spostarlo avanti di una settimana?" Fosse stato per noi, però è un raduno Io sto nazionale. leggendo la locandina che mi hanno mandato, È quindi un raduno nazionale, non Ale, non non dipende da dipende da noi. noi. Siamo solo Anzi, vi chiediamo scusa perché ospitati. era da farla prima questa cosa, solo, ripeto, siamo tornati da neanche un mese e ce l'hanno proposto 2 settimane fa. Non potevamo far meglio per avvertirvi prima, quindi Sì. colpa nostra, ma abbiamo fatto il nostro meglio. Faremo altro, prossimamente, Quindi speriamo Ale, magari mi dispiace tantissimo, lo sai che però ci siamo già visti, Ale, però se c'eri era un'altra però cosa. se sei in Sicilia starai meglio, fidati. Giorgio Quindi buona Sicilia. Giorgio è con i nipoti, mi ha già scritto in privato, purtroppo non ci sarà, però è un peccato Giorgio, è un peccato davvero. Vabbè, anche Da quindi Palermo, sì. quindi la diretta la facciamo brevissima questa volta, perché era solo per dirvi questa cosa. Sì, il link giusto è questo, Massimo. Il link giusto è questo qui. Lo riscrivo di nuovo, così ormai l'ho memorizzato anch'io: turismo.comune.morrovalle.mc.it. Poi che possiamo dire? Esatto. Potete andare a vedere su questo sito e il raduno si terrà 21-22 giugno a Morrovalle. Adesso
Ve lo scrivo, scusate i tempi morti un attimo per potervi aggiornare. Morrovalle, in provincia di Macerata, che è praticamente a 10 chilometri da Corridonia, quindi giocheremo in casa. Se ci state sarà un enorme piacere per noi. Per noi è anche una prova, la prima volta che facciamo una cosa del genere, e ovviamente, ripeto, non è una cosa organizzata da me, ci appoggiamo a un evento, è un evento importante, quindi potrebbe essere anche interessante per conoscere tantissima gente che ha questa passione, ma ripeto, di mezzo c'è anche la passione del viaggio, quindi potete venire tranquillamente, ragazzi, è per in macchina con i figli. come facciamo, come abbiamo già fatto, chi c'era? Roberto Civolani dice da Raymond Castle sono 4 passi. Raymond Castle che sarebbe Castel Raimondo, a 2 passi da noi. È verissimo, è verissimo. Ti aspettiamo Roberto, finalmente. Poi magari se andrà... Barbara, sì, insisti. Poi magari se sarete in tanti, Oliviero, grazie. Proveremo a rifare un altro evento, magari appoggiandoci da un'altra parte, magari un po' verso il nord Italia o il sud Italia, vediamo. Però diciamo che Bruno e il loro raduno sono molto molto ben organizzati, ragazzi, quindi per noi è una garanzia e siamo sul sicuro, e non è sempre semplice organizzare queste cose, dobbiamo dire la verità, e sappiamo che loro sono estremamente bravi. Daniela dice: ma io vengo dal Veneto, mi fate trovare la grappa. Non troverai la grappa, non lo sappiamo, però Daniela, qualcosa trovi di sicuro, di sicuro. Qualcosa di alcolico non mancherà, però è anche vero che il 21 giugno qua da noi magari troverai anche 35 gradi. Tonio la porta, ha detto la grappa, la porta lui. Perché Tonio è il nostro manager. Cioè, ogni cosa che chiedete Tonio la può fare, anche il pane potrebbe portare. Macerata c'è, dice Antonella, Marco lo aspetta, sono anni che aspetta una cosa Daniela del dice genere. venite verso il Veneto, ma Daniela, io pensavo, ma è una cosa che mi frulla in testa, sapete della mia collaborazione con Motostorm, neanche io ho detto nulla a nessuno, però loro si trovano a Rimini, potrebbe essere già un posto un po' più vicino, un sabato, un fine settimana, passarlo da quelle parti, quindi per le persone che vengono al nord, già 2 ore quasi di macchina in meno o 1 ora e mezza di moto. Allora Giampiero, per il sabato che programmi ci sono? Allora dal pomeriggio ci sarà musica, il DJ, insomma ci saranno stand gastronomici, si mangia, ci sono tante iniziative, si può fare i giri come dicevamo per valorizzare quello che noi abbiamo, cioè è un distretto calzaturiero il nostro, per cui potrete girare anche solo per vedere, per farvi una mini cultura di quella che è un po' l'attività primaria di questa zona, e cioè la produzione di calzature anche per enormi marchi. Quindi è un modo per conoscere la nostra le calzature zona ad un prezzo agevolato, sì, perché esatto. quelle che vedete nei negozi in Italia, ma anche all'estero, vengono prodotte in grande quantità da queste parti. Sì, siamo bravi in questo, ragazzi. Gio dice DJ, ci sarai anche tu, magari vieni giù e ti diamo lo spazio che meriti. Allora, nel pomeriggio, Gio, stavo leggendo proprio qua, musica e DJ live, scritto qua nella locandina, esatto, quindi insomma, puoi intervenire anche tu, assolutamente. Penso. Magari dai un co-DJ, una mano al DJ che esatto. Pino, un bacione, ciao. Scarponi da montagna, Gabriele dice, siamo più in collina, quindi il giro che verrà fatto sarà più in collina che in montagna. Allora, guai se arrivate in 500 o in treno. Allora Marco, arriveremo sicuramente con la moto. No, assolutamente. Cioè, arriveremo anche vestiti da moto, altrimenti gli insulti si sprecano. No, è giusto, così, e saremo nella serata vestiti da moto, assolutamente. Ciao Pino! Qualcuno ha voglia di venire, vengo da Padova con l'Harley, Massimo, magari. non devi mancare. Anche perché di Harley spesso e volentieri ce ne sono tante. Sì, le Harley le trovate sempre dappertutto, soprattutto nei motoraduni. Se doveste passare per il Veneto fateci sapere. Daniele, probabile perché è sul tavolo. Allora, Antonio Colonna dice bisogna che mi metto al lavoro per un carrello dietro l'Ape Maglia, che l'Ape Maglia sarebbe GS 40° anniversario. Trasporto pane, però è nera e gialla. Trasporto pane, saremo in tanti oppure vengo in auto. Che dici, Francesco? Antonio, io non mi regolo con la quantità, però con il Raptor penso che dovrebbe andare bene. Brigida, un bacione a voi, un bacione.
Vestiti da moto con che giacche? Quella Allora, è una sorpresa, no, Gabriele, allora, quella è una sorpresa. Gabriele, per te non metteremo quelle, anche perché si presume che sarà veramente caldo. Speriamo che sia Quindi, caldo, ragazzi, a speriamo. breve vedrai anche una novità molto, ma molto interessante. Già ti chiedo, Gabriele, preferisci il colore bianco oppure nero? Oppure grigio. Oppure un colore grigio particolare che va tanto di moda ora nei van, nelle auto, un grigio non metallizzato, è lo stesso identico colore di una giacca che Però, vuoi provare. Gabriele, io sono freddolosa, quindi è probabile che mi vedrai con quell'altro Quindi, colore. Gabriele, scrivi il colore. Allora, Tiziano Pirone dice noi abbiamo già una gita in Svizzera per già il weekend. scritto, mi dispiace. Ci dispiace tantissimo, Che Tiziano che è sempre stato Sempre, presente a sempre, Lake, ad sempre. Ancona, quindi ci dispiace davvero, Tiziano. Vabbè. Allora, Daniele, Del luogo del raduno. metteremo tutto in descrizione. Comunque, Morrovalle di Macerata, vicino Corridonia. Sì, intanto riscrivo Che un poi po' che poi sarebbe vabbè, non vi voglio Sì, confondere le idee. Comunque, lo specifico però, perché Trodica di è un Morrovalle. quartiere, è insomma, diciamo una frazione di Morrovalle che è Trodica. Comunque, Adesso se arrivi a spieghiamo. Corridonia, chiedi in giro, Sì. è vicinissimo. Adesso riscrivo bene il posto, arrivati a Trodica non potete sbagliare. Provincia di Macerata, però sei di Matelica, lo sai. Sandra, ciao ragazzi, un abbraccio forte da... No, ciao Sandra. Sì, ciao. Ma sono qua in Italia, loro Nestor e Sandra ci scrivono sempre e girano anche con la loro piccola, che è un cagnolino, insomma. Daniela dice, magari venissero in Veneto non tornano più indietro. Daniela, noi ci passeremo in Veneto perché l'idea, oltre che quella di andare... penso fine mese, non so se riuscirò a preparare la moto, di ripartire ovviamente, e di andare nei Balcani, non so se arriveremo in Turchia, vediamo, non sappiamo nulla, però è anche, soprattutto per le persone che guardano i nostri video, che ce l'hanno chiesto in tantissimi, e ovviamente noi portiamo sempre contenuti troppo lontani, e nel 99% dei casi è quasi, capisco che è quasi, non dico impossibile, però è difficilissimo che percorrerete quelle zone in moto per 1000 più motivi, quindi tanti ci chiedono perché non girate un po' più l'Italia. La mia idea addirittura è di fare una sorta di quel percorso che passa in tutti i passi, proprio perché per tanta gente che vuol vedere un passo, fare dei video inerenti a un itinerario molto molto interessante delle nostre Alpi, di tutta la catena delle Alpi, sarebbe bellissimo, solo che bisogna un attimo capire con il tempo, bisogna un attimo capire che noi dobbiamo lavorare lungo il tragitto. Tante cose sul tavolo, tante idee. E da capire anche l'aspetto economico, perché sapete benissimo che anche dormire da quelle parti, per quanto noi magari ci possiamo infilare nelle zone più lontane dai paesi più famosi, più caratteristici, comunque l'aspetto economico è importante. Marino dice che vi ho scritto oggi da Bronte, sono in viaggio in moto con mia moglie, se siete a casa vi passiamo a trovare. Marino, scrivici di nuovo anche quando siete da queste parti, cerchiamo di organizzarci per un saluto, assolutamente. Tanto io sono qua a fare video pipponi. Noi siamo chiusi in casa. Zona off limits, non può entrare, neanche gli amici faccio entrare. Come diceva Marianna e Giorgio, chiusi in casa quasi con tapparelle chiuse per non avere distrazioni. Infatti Alessandro, proprio adesso ho risposto a Alessandro, l'idea che mi frullava, inizialmente volevo, tra virgolette, portare Sara in Sardegna 15 giorni per un po' ringraziarla di quello che resiste, perché devo ammettere che resiste tantissimo. Però non lo sappiamo ancora se questo regalo sta da fare, ecco. Già anticipo che difficilmente si farà, però non è colpa mia, nel senso che sembra una banalità, ma dobbiamo finire, sono rimasti 2 o 3 video del Sud America, dobbiamo finirli assolutamente prima di ripartire, ma io veramente sto lavorando tutti i giorni qua, perché vedrete, sto facendo tante cose che voglio condividere, e quando le condivido, se ci metto 2 ore a farle, per condividerle in maniera seria, ce ne metto 6, quindi il tempo... Cioè, ci vedete magari più bianchi di sempre, perché neanche il tempo di andare al mare, che ce l'abbiamo qua a 20 km. Però ha piovuto sempre, ho fatto anche quella premessa, anche questo, anche volendo non saremmo potuti andare perché ha fatto anche freddo. Fabio, ma lo stadio di Trodica si chiama San Francesco e Santa Sara, Santa Donna. Voglio salutare Antonella però, perché ci diceva Trodica di Morro, quindi Antonella è delle nostre parti, forse Macerata ci hai scritto prima. Gio che dice se lo merita assolutamente, Marco Silva a Versailles vuole andare e starci. È vero Marco, però ti dico anche un'altra cosa, che
siamo tornati da poco e già, cioè tante volte pensiamo che dall'altra parte è tanto complicato, qua è tutto più facile veramente per tante cose, però per altre cose è complicato anche qua. Quindi quando ti abitui un po' a quella semplicità, dopo tanto tempo diventa un po' la tua vita e tornare a questa vita è bellissimo. Ma al tempo stesso è come se un po' ti manca quella cosa, quindi non è detto che questo Perché Versailles, cioè, eh, potrebbe anche non piacergli più di tanto. Antonella, vedi, è demacerata, è demacerata. Sara so' demacerata, è bellissimo. Sì, Ale, lo perdonerò anche perché no Grazie Ale, tu mi aiuti sempre, sei mia spalla destra. perché l'ultimo periodo, in Perù, per varie difficoltà, soprattutto fisiche, ho un po' sognato, il nostro mare, la le nostre lande che si affacciano o sull'Adriatico o sul Tirreno, o sullo Ionio, e quindi c'era in ballo questo regalo che non era taciuto, era un po', ce Poi l'avevamo anche un'altra detti. cosa che voglio anticipare, se passeremo per il nord e considerate che tante volte ci scrivete, io non riesco neanche a leggere tutti i messaggi, quindi già vi chiedo scusa Sì, anticipatamente se non perdonateci riusciamo ragazzi a se non vederci, siamo pronti a rispondere, perché perdonateci. considerate che noi nel tragitto dobbiamo anche fermarci e lavorare, quindi capisco che è difficile da comprendere, però se volete vedere i video dobbiamo anche fermarci, tra virgolette, isolarci per poter lavorare. Poi ovviamente se ci capita lungo il tragitto, magari verrete anche filmati, anzi sicuramente verrete filmati. Non vi offendete se qualche volta, saltiamo Salvatore qualcosa, arriviamo Campetti, tardi, non vi Malostende, offendete Cominci ragazzi. Grassi c'è, numero 1 Salvatore. Ma noi lo speriamo, sicuramente ci sono stand gastronomici con le nostre specialità, che sono tante. Noi le Marche non fanno mai rumori, Considerate questo è che vero, sono abbastanza silenziose, discrete. Tante volte, siamo stati associati al Molise e alla Basilicata, regioni un po' più silenziose, però a però noi va bene così. considerate che in Ci sono le queste, cose tra belle, ci virgolette, questi sono. eventi o le feste di paese c'è sempre la signora anziana che cucina, che ragazzi, i Vinci Grassi Come per in me tutta la splendida Italia però. ci potrebbero essere. Luca dice: "Noi il 21 siamo ad un matrimonio a Monteroberto. Luca, però potreste venire la domenica, se non siete Dopo stanchi, il matrimonio penso se che sia avete complicato. smaltito la sbornia, tutto. Noi vi aspettiamo il 22 perché le iscrizioni sono aperte, perché faremo un giro in moto insieme, perché, potremmo parlare, faremo un aperitivo tutti insieme. Quindi noi vi aspettiamo comunque, il programma ve lo mettiamo in fondo alla descrizione su questa Comunque, live, quindi avrete Pino tutto. è curioso di ma la Tenero l'avete lasciata, è in buone mani sicure. Allora, qua poi lo racconteremo per bene. Io, come sempre, per scaramanzia non voglio dir nulla, perché tante volte ho parlato e poi la sfortuna, come sempre, sapete, è meglio non parlare per scaramanzia, però vi dico che è una cosa che quasi nuova, no? Dei motoviaggiatori che conosco italiani penso che non lo sa nessuno, quindi è recente, post pandemia. Comunque la Tenerona si trova a Lima, in Perù, nel garage di una famiglia che da pochissimo si impegna a parcheggiare moto e qualche piccolissimo camper, perché il garage è piccolo. È una situazione un po' particolare, la vedrete anche nell'ultimo video Sì, che della stiamo terza. preparando. Quindi qualcosina vedrete a brevissimo, non domenica, ma magari tra 2 domeniche o 3 Sì. domeniche, perché sono No, rimasti credo 2 2 domeniche, 2 o credo 3 2 video sono domeniche. rimasti per finire, La quindi situazione vedrete quando lasceremo la moto. vedrete dove l'abbiamo lasciati, cioè la capitale peruviana che ha delle zone stupende, però ha anche delle zone difficili che abbiamo attraversato e una di queste è la zona dove si trova la Tenerona. Sono loro persone eccezionali che ci stanno mettendo al corrente di tutto quello che stanno facendo, ogni 15 giorni mettono in carica, e c'è una signora che è Perché gli ho fantastica. lasciato il mantenitore della batteria, nel senso, questa volta non ho staccato la batteria, ho portato con me il mantenitore, anche se staccando la batteria per 5, 6 mesi la batteria ovviamente non ha problemi, però, ho voluto ho cambiato anche perché nella moto c'è un GPS e
cioè, meglio non dirlo anche qua. No, Comunque, no. comunque con il GPS posso monitorare dove si trova la moto, ma deve essere alimentato. Vedrete tutto comunque, perché vi mettiamo al corrente di tutto tramite il video. Voglio salutare Mario che dal No, Belgio, Mario e il piccolo Riccardino. Un abbraccio perché Mar- spesso guarda i video anche di notte e io mi sono ricordata questo particolare con Riccardo che dorme a fianco, quindi Comunque, Marco Selva, io devo sempre dire grazie di avervi conosciuto e avermi fatto conoscere il mondo con una qualità dei video e di racconti di primo ordine. Grazie di grazie cuore, Marco. grazie di Con cuore. noi sei sempre troppo carino. Joker dice la Vergara che cucina, la Vergara di tutta Italia che cucina. Sì, Joker, sicuramente. No, Joker, era sì, Sì, era Joker. Joker, era Joker. Sicuramente ci hanno detto che l'anno scorso, 2 anni fa, c'erano dalle 2 alle 300 moto, una cosa del genere, quindi di Vergare penso che dentro la cucina ce ne saranno tante. Noi non lo so quante persone, quanti di voi riusciamo a portare, il tempo è poco, avremmo voluto, insomma, fare in maniera diversa, però chi di voi ci sarà per noi sarà un enorme orgoglio. Nunzio, noi ti aspettiamo, aspetta la locandina, noi metteremo tutto, segui i Perfetto, nostri Nunzio, vai tranquillo. social, vi informeremo di tutto anche sotto la descrizione di questa diretta. E considerate che magari per chi non può, per 1000 più motivi, ad ECMA saremo sicuramente, quindi anche nel nostro giro che vorremmo fare, si tornerà prima di ECMA sicuramente, e se riusciremo magari a fare un altro evento un po' più al nord, vedremo. Sì, Vedremo. stiamo lavorando per incontrarvi tutti quanti. Per chi di voi avrà piacere di incontrarci, per noi è un orgoglio enorme. Cioè, Mario Grammatica mi vuol far piangere, anche se Sara e Francesco vi vogliamo veramente bene, ci avete dato tantissime emozioni con le vostre grandi avventure, Tenerona sempre mitica, cioè Grazie troppo Mario, buono, grazie a te e a troppo buono. Riccardino. Antonio dice: "La Tenerona prima o poi dovrà tornare in Italia come monumento a 2 rote nazionale". Antonio, ti anticipiamo che quello che stiamo facendo è proprio per riportarla in Italia. Cioè, quello che vedrete dei pipponi da qui in poi è un Aspetta tentativo un attimo, cioè spiega di bene. preparazione, ma non perché lei tornerà in Italia a Il breve. problema è il logistico ed economico per far tornare la Tenerona, perché adesso si trova a Lima e qui bisognerebbe cambiar discorso, quindi virare da un'altra parte, perché i porti per far tornare la moto con un container sono Montevideo, magari Valparaíso, sotto Valparaíso, Cile. perché al nord, Ecuador, Colombia, una delle poche soluzioni che abbiamo trovato è quella di spedirla da Bogotà via aerea, ma via aerea la moto arriva subito, viaggia con te, ma parliamo di 3.500 euro per un trasporto e ragazzi, per noi è fuori budget, ma ci sembra anche di bruciare i soldi, anche perché la moto può ancora dare, però la mia voglia era appunto di provare quest'altra moto per rispondere un po' a tante curiosità, ma anche a quella diatriba tra GS e moto giapponesi, per fare un esempio, Diciamo per vedere che se effettivamente questa moto è affidabile, non è affidabile, se può avere dei problemi. Quindi se non le facciamo noi questi test, chi li può fare? per noi è un po' un aprire una sfida, ma non perché sia meglio l'una o l'altra, perché come ha detto Francesco, noi Marco dovremmo Trovato, grazie che ci sarà. grazie infinite. Noi proprio dovremmo fare queste prove con tutti i rischi che ne derivano, no, perché la nostra vita ora è incentrata su questo e perché abbiamo in un certo senso il dovere di farlo. Però adesso iniziamo i preparativi, iniziamo le prove, vediamo quello che si può fare, e voi sarete testimoni di queste Joker, prove. Maineri non può tornare, poi ha sentito, fischia, capito Joker? Cioè, nel senso, con il container la spedizione attualmente è aumentata un po', parliamo di 1.600-1.700. La spedizione aerea da 3.500 a salire, dipende ovviamente da quale aeroporto parte, però già mi sono informato da Bogotà in Colombia, sì, per l'Italia sono 3.500-3.600. Ovviamente bisogna anche trovare la situazione sicura, perché tu ti puoi affidare a uno spedizioniere che non è così semplice. Io mi sono informato con persone di fiducia che mi hanno garantito che dalla Colombia è facile spedire la moto. Se la vuoi spedire via container dobbiamo tornare indietro, ma la nostra idea adesso è di tornare
e fare l'Ecuador, la Colombia e rifare il Perù in maniera seria, perché il Perù è veramente difficile ma bellissimo, e ci sono tanti posti che per chi viaggia È veloce, eccezionale, tanti ragazzi. posti ovviamente li deve lasciare indietro, e noi cerchiamo un po' di vedere non dico tutto, che è impossibile, però le cose quelle più anche turistiche per loro, perlomeno portarle sul canale e Sì, vederle sì. noi, farle vedere a voi. Esatto. Intanto ringraziamo Maurizio che dice: "Faremo il possibile per esserci". Questo per noi è tantissimo, è tutto. Cioè il fatto che fate il possibile anche per scambiare 2 parole, per Fabio essere dice: insieme. "Ahi, ahi Sara, preparati perché tra un po' Fra si comprerà un'altra Un'altra moto." moto, magari un'altra moglie pure, boh, non lo No, so. però Fabio, il discorso qual è? Il discorso è quello che vi ho detto, non è così facile da fare. Io vorrei preparare la GS con dei dettagli che per me sono fondamentali per fare questa vita, perché la Tenerona, sapete, l'ho un po' cucita su misura, e la stessa cosa vorrei fare sul GS, anche perché si chiama GS Adventure, ma dal mio punto di vista di adventure non ha più di tanto, nel senso che anche la Super Tenere ovviamente ho cambiato delle cose, ma anche su questa da cambiare le sospensioni, da mettere delle protezioni maggiori, maggiorate, più resistenti. Il discorso è di cioè, che la sorellona prenda il posto della Tenerona con calma, magari fra un Sì, anno, fra sì, 2 anni, assolutamente. e ovviamente poi bisognerebbe ricomprare un'altra moto per tenerla qua. Era Livelli. partita già la sfida, vedo Joe che mette la bandierina giapponese e dice "Eva", cioè per sempre, sempre giapponesi, e Invece vedo il Fuma che dice "La sorellona vince a mani basse", anche Ciullo Sword dice "Concordo col Fuma", quindi sono aperte la allora solita diatriba che noi io affrontiamo sempre col ragazzi, io sorriso. non vi posso rispondere, no, non vi voglio rispondere, perché oggettivamente, per rispondere a una cosa del genere bisogna, cioè, come dice la famosissima canzone "Le parole sono polvere nel vento", Dust in the wind. bisogna testare per vedere se effettivamente la sorellona vince a mani basse. Io vi posso dire che per quella vita là, per empatia significa empatia verso la moto, per sensazione, secondo me vince la Tenerona, ma non perché la Tenerona sia migliore. Se vi devo fare una sorta di pagella, è migliore la GS nettamente, però per determinate caratteristiche, per quello che effettivamente serve a noi, tante cose che la GS a me non serve. Ma ci voglio fare un video dedicato, un video pippone, per fare una sorta di chiacchierata, come dico sempre, senza insegnare nulla a nessuno. A È proposito una di sorta di condivisione delle mie idee, di quello che cambierei a questa moto, e delle paure per eventuali rotture sempre del GS, che magari la Tenere non mi dà. Io voglio leggere Ferdinando che dice Ferdinando Pistilli: "Buonasera, vero è che non c'entra nulla, ma solo l'amore per la moto. Domani la mia Honda CB 450 Porca puttana. SG compie 40 anni e noi abbracciamo te e la tua Honda perché è 40 anni, io considera che ne ho fantastico." finiti 47, aveva 7 anni quando. Ehm, Ragazzi, noi non vogliamo tediarvi stasera, saremo bravi, ce lo siamo imposto, quindi 1 ora massimo e poi vi lasciamo liberi di lavorare. Come mi ha detto qualcuno, mi ha detto: "Oh, ma domani si lavora, voi siete i Esatto. soliti", Mario no? Grammati ha fatto una bella Sì. domanda: a quando Canada e Stati Uniti? Raccontato da voi sarebbe meraviglioso. Mario, il Canada io, perché come ho detto prima, sono un po' pragmatico e studio un po' in anticipo, anche se già siamo stati in determinate zone, e il Canada, Stati Uniti è veramente, soprattutto zona dei parchi, è un po' come il Sud America, con parchi diversi, ma di una bellezza a livello naturalistico, paesaggistico disarmante. Il problema del Canada e degli Stati Uniti, ma anche dell'Alaska, è che per la vita che facciamo noi in moto, il problema sarà economico, perché, cioè, a me non mi preoccupa fare la Dalton Highway, nel senso che se sarà fattibile io ce la metto tutta per farla, anche se con una moto in 2 pesante, se piove è complicatissima quella strada là. Il problema sarà l'aspetto economico, perché sapete benissimo che non è che possiamo dormire in tenda ci puoi dormire 2 notti, 3 notti, se devi lavorare, se hai bisogno di wifi, ma soprattutto se stai fuori 6, 7, 8 mesi, non è che per noi diventa la vita, e quindi per quanto ti appoggi su strutture economiche, la struttura economica di quelle zone là
soprattutto in questi anni post pandemia, ho visto un po' di prezzi, ho parlato con un po' di gente, cioè, Ci stiamo informando man mano è che veramente, risaliamo veramente complicato, solo che sarebbe un sogno anche per no, noi ma cioè il nostro sogno è l'idea quello di di farlo, farlo, solo però che è anche giusto dedicare il giusto tempo al Sud America, che è anche un continente meraviglioso con le sue problematiche, e stiamo salendo, voi siete con noi in no, sella. ma anche in Sud America, cioè nel senso, ci sono tanti parchi che neanche Sì, si conoscono, quindi l'idea di scoprirlo bene, secondo me, tante volte ci diciamo che il pensiamo, Nord America che noi abbiamo visitato è stratosferico, perché poi la natura è molto quella del Sud però America, secondo me però si sa pubblicizzare molto bene diciamo, mentre il Sud America in no, parte no, è proprio ecco. diverso, sa, nel senso che qua c'è più povertà, È è più diverso, complicato il Sud America. L'idea comunque ce l'abbiamo un po' in testa, penso che ci vorranno minimo un paio d'anni per completare il Sud America, per come ci piacerebbe vederlo. Mi piacerebbe vedere anche un po' il Venezuela, le cascate più alte del mondo, anche se Vedremo anche negli anni lo non vo- sviluppo di tante politiche, di come sarà possibile muoversi. C'è sempre un po' da monitorare. Questi anni, lo sappiamo tutti, non sono facili per nessuna parte Cioè, del mondo, però la cosa più semplice sarebbe far finire alla Tenerona il Sud America e terminare magari, il lavoro cioè, fare il giro completo, e ritornare a poi Montevideo in ce la Uruguay portiamo a e casa. riportarla a casa. Ma per fare questa cosa, vedendo le distanze, cioè le cose da vedere nel Brasile, non tanto le distanze, perché se uno vorrebbe fare, ad esempio, Alaska e Ushuaia, cioè la Panamericana, se uno vuole anche in 2 mesi la fa, però per come piace a noi, per visitare e conoscere proprio il posto, secondo noi penso che un paio d'anni forse potrebbero bastare. Ma poi voi sarete con noi, quindi No, vediamo un però per po', dire che la certo. Tenerona potrebbe finire questa parte e poi partire con il Centro America con questa moto qua. Potrebbe essere un'alternativa. L'alternativa che mi frulla in testa, solo che torna sempre in campo l'aspetto economico, perché non voglio essere assolutamente ipocrita, è una vita che quando poi i pernotti, il cibo iniziano a essere importanti, secondo me sarebbe da pensare ad un mezzo 4 ruote per non pagare, cioè, perché ovviamente la vita quotidiana diventa più economica, solo che un mezzo 4 ruote, non grande, non un camion, che anche là parliamo di cifre pazzesche, però anche un piccolo van che dietro puoi caricare una piccola moto, per quella parte di mondo, perché io sono sempre che la moto, l'emozione che dà la moto non è paragonabile con quella che ti dà un mezzo a 4 ruote. Il mezzo a 4 ruote ti rende la vita più facile, ti dà altre soddisfazioni, perché magari puoi vivere la natura in maniera differente, dormire in determinati posti e avere le tue comodità. Però io sono un po' più pro moto. Quindi se dovessimo riuscire a fare, insomma, per le nostre possibilità un piccolo camper, piccolo, ma Questo, neanche ragazzi, fra tanto. 2, 3, 4 anni non lo Sì, sì, sappiamo. stiamo Però no, guardandoci intorno, la moto non verrà mai però il abbandonata, discorso qual è? questo noi Il ne siamo discorso è certi. Noi siamo la moto, il camper per determinate zone. Faccio un esempio: se poi quando decidiamo, quest'anno Sara mi ha detto per favore fammi riposare un po', perché la mia idea era di andare in Iraq e in Iran e in Afghanistan, partire magari adesso a luglio e tornare a novembre. Però Sara mi ha detto per favore farmi riposare un po', che poi torniamo, poi ripartiamo, andiamo di là è già il Perù. L'ultimo mese io ho perso 5 kg l'ultimo mese, però li ho già recuperati tutti con 15 giorni, e questo quindi non è un problema. Però mi ha detto cerchiamo un attimo di riposarci, nel senso riposarci tra virgolette, però di non fare un viaggione lungo in determinati posti. Però quello che voglio dirvi è che per continuare ad essere lucidi in quello che se con la facciamo. moto vai verso l'Asia non hai bisogno di un mezzo 4 ruote, anzi la moto è ancora sempre più avventura, la benzina costa poco, dormire costa pochissimo, mangiare costa poco, Siamo a quindi, un'ora però, io te lo quindi per dico, dirvi non ci che sente va nessuno, te bene, lo dico. comunque per dirvi che il mezzo 4 ruote io lo utilizzerei in determinati contesti, in determinate parti dell'anno, magari che ne so, andare a Capo Nord a febbraio per vedere l'aurora boreale. Cioè la nostra idea è di fare quello che più di bello questo mondo ha da offrirci, nel senso di condividere quello che questo mondo ha da offrirci in tutte le stagioni,
il più possibile con la moto, però dobbiamo sempre un po' ragionare che pensate ai numeri, nel senso chi fa la vita che facciamo noi in 2 con una moto, con questo tipo di lavoro, con provi a fare le collaborazioni, ci sono tante paure e tante volte pensiamo anche al futuro che ne sarà di noi fra 2, 3, 4 anni, però non ci voglio pensare sotto questo punto di vista, perché alla fine la vita è talmente breve, talmente corta e non puoi capire, cioè La nel nostra senso, guardarla sempre con una certa serietà, però La nostra, idea è quella di lavorare il più seriamente possibile e il meglio possibile. Questo, porterà dei risultati, speriamo, buoni, e da lì vedremo come muoverci. Vedo qualcuno che ci dice: "Quindi, passerete al camper?" Salvatore: no. "No, assolutamente." Ci affiancheremo, se mai sarà possibile, un camper ad una moto nelle zone dove è più difficile per noi mantenerci per lunghi periodi, perché voi sapete che noi viaggiamo, però nello stesso tempo dobbiamo fermarci e produrre materiale di cui voi, tra virgolette, "godete", speriamo Cioè nel godete. senso il Canada, il Nord America, 6 mesi, negli Stati Uniti, ragazzi per quanto fai una vita basica, anche vai nelle abitazioni, cioè nel senso abbassi i costi nella maniera diciamo quasi civile per non diventare degli animali come delle volte facciamo in Sud America, è È complicato complicato. anche con quegli standard là, perché parliamo comunque a livello mensile di cifre importanti. Italo Bilocal dice: "Grazie ragazzi, vi seguo da pochi mesi, mi state entusiasmando tantissimo. Spero di incontrarvi al raduno." Italo, ti aspettiamo a Noi ti braccia aspettiamo. aperte, soprattutto perché insomma sei anche nuovo, quindi speriamo di fare una bella figura, ecco, anche con i veterani, anche con i veterani. Sara, io ci sento passata 1 ora. Scusa È Marco. vero. Chiudiamo adesso. Chiudiamo Gabriele perché Barbera: "Ma ragazzi povera questo è Sara, Iran e Afghanistan, siete matti." Gabriele, perché siamo matti? Cioè nel senso, allora Gabriele, io Gabriele, devo se svelarvi una se se il cosa. Signore ci darà la possibilità, ci andremo anche di là, solo che, ci piace farlo con le dovute tempistiche, perché ripeto l'idea là è anche un po' più complicato, tra internet, roba varia, fare questa vita qua. Però l'idea è di andare. C'è Daniel da Porto Alegre, Ciao Brasile, come Daniel, sempre, un onore che tu ci sia sempre, per guarda, è noi davvero enorme, anche nelle è premiere. bellissimo pensare che noi siamo italiani, siamo passati in Brasile, abbiamo conosciuto tanti brasiliani che ci seguono, è È bellissimo. stupendo. È come se Ehm questa community si sta allargando non solo a livello nazionale, ma a livello globale. Marco, dice: "Forse voi, non vi rendete conto di quello che di grande avete fatto e state facendo." Non lo so Marco, Non esageriamo non Marco, lo dai. so Marco, noi ce la mettiamo tutta, però, ehm, tante volte non sappiamo dall'altra parte come veniamo recepiti, come noi ce la mettiamo tutta, questo è certo ragazzi. Un'altra Tra cosa curve e volevo dire a pensi Gabriele che dice: "Povera Sara, Iran e Afghanistan." Voglio svelarti una cosa Gabriele, l'Iran è un sogno per me da tanto tempo, ma anche da prima della ma moto, tanto, ma tanti tanto anni. tempo. Ho tanti libri, qualche romanzo, qualche saggio, qualche, libro storico proprio sull'Iran, perché è un paese che mi ha sempre incuriosito anche per le sue, difficoltà e per il cambiamento politico che, purtroppo insomma ha anche attraversato. Però, per la vita che stiamo facendo sento ogni tanto di dover un po', staccare, di avere anche bisogno di altro per poter essere lucida, brava e preparata anche quando, insomma, i 6 mesi dominanti del Sud America Anche ritornano. perché, Ecco. come si suol dire, non è che è nata imparata, nel senso che tutto quello che dice nei video perché lo No, vabbè, ma studia, non è no, non solo è, cioè nel senso, parliamo proprio praticamente, perché tante volte ci chiedono: "Ma come fate?" È complicato anche studiare il luogo, capire. Devo anche riconcentrarmi sulle lingue. Ho un po' quest'anno iniziando con i video, ho anche un po' abbandonato, il mio studio un po' costante dello spagnolo, devo riprendere il portoghese, quindi voglio fare tante cose, però cerco di farle il Ma meglio poi c'è che anche posso. l'aspetto burocratico Ecco. che Sara non segue per andare in Iran,
in Afghanistan, cioè nel senso c'è bisogno del carnet di passaggio della moto, quindi è anche una spesa fare quello, bisogna dedicare tempo all'aspetto burocratico. Voglio tornare però su Can Maurizio che dice: "Ciao ragazzi, mi scuso per la domanda perché questo era il fulcro della diretta, ma mi sono collegato ora. Per il raduno del 21-22 giugno c'è la possibilità di pernottamento in tenda?" Bravissimo, non l'abbiamo detto. Sì, l'ho detto prima. L'hai detto prima, certo, allora c'è io la ero possibilità di dormire in tenda perché il raduno si svolge di fianco a un campo da calcio. Il campo da calcio è praticamente stato allestito per tenere le moto, ma al tempo stesso anche tende per chi dormirà in tenda. Ci saranno dei bagni e ci saranno degli spogliatoi per avere appunto la possibilità di utilizzare la tenda con un po' di comfort. Rocco Bove dice: "Vengo dal Parco Nazionale d'Abruzzo", fantastico, "vestito da moto con la mia GS, panino e frutta. Un salutone carissimo, un abbraccio, ti aspettiamo". E leggiamo anche soprattutto per insomma anche per la diretta, per l'argomento a cui la Salvatore diretta era Murelli, vi devo dedicata. lasciare anche se sono più di 1000 chilometri andata e ritorno, spero di essere presente al raduno. Ti Grazie. aspettiamo Salvatore, Grazie. noi ci speriamo, se non sbaglio era da Brescia, perché ci aveva scritto anche prima, noi ti aspettiamo davvero, sarebbe un grande orgoglio per noi avervi tutti quanti, davvero. Massimiliano Carrara dice: "Un camper con un rimorchio per caricare la sorellona è anche il nostro sogno". Ve lo auguriamo. Il allora. rimorchio è complicato perché poi c'hai tante altre problematiche nel trasporto, perché sembra una banalità, però poi quando devi fare la spedizione, quando lasci il camper in zone un po' complicate, è complicato poi il rimorchio però sì, per la Fabio comodità. Bragion dice: "Un altro libro". Fabio, è diciamo una Cioè, non ci abbiamo proprio il tempo materiale però perché è un obiettivo, quello di fare un altro libro, però dobbiamo centrare un po' l'argomento e l'esperienza che andremo a riportare sul libro. perché noi la nostra idea è, ad esempio anche con i video, si potrebbero fare, cioè il montaggio può richiedere 2 ore, 5 ore, 10 ore, ma anche quello che noi diciamo nel video stesso. La nostra idea è di cercare di fare del nostro meglio perché questi video rimangono. Poi ovviamente ragazzi la crescita su YouTube è una crescita complicata perché l'algoritmo decide lui quello che fare. Tu puoi fare il lavoro più bello del mondo, ma la crescita soprattutto attuale sarà sempre comunque lenta, anzi noi ultimamente siamo cresciuti tantissimo, però Ringraziamo di questo al nostro sì, anche tanti brasiliani. anche perché la moto è un mezzo di nicchia, nel senso con un camper magari sei più seguito per altri motivi, però il nostro obiettivo comunque è fare il lavoro fatto bene. Quando fai un lavoro fatto bene, ovviamente per noi fatto bene, richiede tanto tempo e poi devi lasciare indietro altre cose. Gio dice: "Ma ai veterani consegnate i gradi?" Anche tanti abbracci. Chi è Però magari Gio ma Russell. veterani lui, veterano, ma Certo, che veterani che ci segue da tempo, no, io ho detto i nuovi e i veterani, scusa. ecco, no. Sì, Gio, magari, gli abbracci non te ne fai nulla, però noi siamo disposti anche a quello. Antonio, l'Afghanistan, l'Iraq lo avevo proposto a Serenella, ma mi ha preso per pazzo. Gabriele Ci dice: sta Antonio. "Conosco Afghanistan come militare, non porterei mai mia moglie". Gabriele, sono discorsi complicati. Anzi, ci fa piacere che tu ne prenda parte, Grazie che ce l'hai che detto. tu ce lo dica. Li affronteremo meglio in un'altra diretta, magari, anticiperemo che vogliamo trattare questo argomento e interverrete perché è molto importante, per noi è molto importante perché un interessante. discorso, senza girarci tanto intorno, un discorso è che se io viaggiassi da solo e viaggiare in 2 è totalmente differente per tantissimi motivi e la sicurezza, per diciamo la parte femminile per me è fondamentale. Io ho detto queste cose, poi magari quando uno arriva, andiamo lenti, chiediamo in giro se si percepisce un po' di insicurezza, sono il primo a girare e cambiare, cioè nel senso non me la voglio andare a cercare, però per me sarà Dobbiamo essere benissimo. anche preparati in questo, c'è gente che sta girando in quelle parti. Joker dice: "Boots per esempio è passato in quei posti". Però il Quindi fatto che Boots viaggi da solo, un sì, ragazzo, è un po' più semplice, però però non vogliamo dire cose che non conosciamo poi personalmente, altra quindi cosa che l'idea per noi è starci tanto tempo e
E quello complica le il cose. tempo cambia tanto, perché è un discorso attraversare un paese con 1 settimana, 10 giorni, sei sempre in moto. Invece quando l'abbiamo visto negli altri paesi, se tu condividi anche nei social e ti trovi all'interno del paese per diverso tempo, a noi ci è capitato di conoscere persone che guardavano i video mentre attraversavamo i Sì, paesi, sì, sì. e in questi paesi diventa un po' più complicato, anche perché condividere e dare info sotto certi punti di vista bisogna fare attenzione. Adesso, andiamo avanti con le domande perché, temo di non rispondere magari anche in riferimento al raduno che stiamo facendo. Mauro Ferrante dice: "Ciao ragazzi, scusate, sono stato assente per un po' causa salute, ma adesso sono tornato a seguirvi e a In bocca scrivervi. al lupo, Mauro. E in bocca al lupo a te e grazie di essere tornato. Noi ti aspettiamo a braccia aperte." Zelgeist Zelgeist dice: arriverà da Iesi, giochiamo in casa, ci si apre il cuore proprio. Il mio compagno ha rinunciato ad andare in Cappadocia solo perché ci sono dei disordini politici a Istanbul. Voi sì che avete coraggio da vendere. No, no, Rossi, no, assolutamente non non è è questo. coraggio. Tante volte forse è un po' di, che Non ne è coraggio. so, È vero, io l'ho detto prima, sia il Sud America, ma sia purtroppo tante parti del mondo in questo momento sono complicate. quindi C'è un no, clima complicato, quindi non sentiamo di giudicare nessuno perché assolutamente. Una cosa che posso dire per esperienza è che se ci sono dei disordini importanti, non ti ci fanno andare. Spesso e volentieri io ho visto in questi anni che abbiamo letto tante cose in determinati posti, che poi alla fine ci vai e tutto quello che hai letto non era proprio, cioè, non voglio dire, anche torno a dire, per scaramanzia non dico mai nulla, però spesso e volentieri è migliore la situazione rispetto a quella che viene palesata. Intanto voglio dire che Però Giuseppe Scita ha è detto: meglio, "Appena prenotato albergo, ci vediamo il 21." Giuseppe, cioè ci sei una bestia, ci rendi la coppia più felice del sei mondo. una Proprio bestia. grazie, 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 non vediamo l'ora di conoscerti. Cioè, io non so cioè, quello che ci dispiace, questa cosa io cerco sempre di farla, lo sapete benissimo anche con le collaborazioni. Quello che era da fare era cercare di fare una collaborazione anche con le strutture per farvi risparmiare qualcosina, solo che bisognava farlo per tempo, bisognava organizzarsi veramente. Io vi chiedo scusa, non ce l'ho fatta, perché veramente siamo arrivati da poco, ce l'hanno chiesto, altrimenti Diciamo quello che che voglio sempre fare è farvi risparmiare in qualche maniera, anche con le collaborazioni che facciamo e il di quello è fondo, il nostro senza obiettivo, ipocrisia, e noi dobbiamo guadagnare, ma se si riesce a guadagnare, per andare avanti nel nostro se progetto, si è riesce a chiaro. guadagnare qualcosa anche per voi che è tangibile, quello per me sarebbe il massimo. Ma noi faremo questo. Abbiamo piena fiducia in Bruno, che è l'organizzatore centrale di questo raduno, ma ci sono anche altre persone che voglio nominare, Comunque Venanzo, Massimo, che vi scriveremo tutto, di c'è anche il cui numero vi di scriveremo i telefono. numeri proprio qui in descrizione, però abbiamo fiducia massima in loro perché sappiamo come lavorano, quindi per noi è stato anche un po' un cercare di essere corretti nei vostri confronti e il più preparati possibile. Ok, Vediamo se vai. c'è anche qualche altra domanda relativa Filippo all'argomento. Agostini dice: Fra, non ti devi sentire in colpa per le date, tanto se le cambiassi ci sarà sempre qualcuno che ha Certo. impegni come io, per esempio, che ho la notte Rosa rosa in in Romagna. Romagna, ma un salto forse lo potrei fare. Filippo, guarda, Filippo, verremmo cioè, anche noi hai alla Notte ragione al Rosa in 100, hai Romagna, ragione al credimi, 100%. perché a me piacerebbe sempre. La Notte Rosa in Romagna non si rifiuterebbe mai, è Quello un che po' mi come dispiace, Versailles. Filippo, è che se uno cioè, lo L'avesse avesse detto saputo un po' prima prima, era meglio. Però. forse, era meglio. Però, noi ti aspettiamo comunque, magari, dopo la Notte Rosa in Romagna, che presumo sia di sabato, noi magari t'aspettiamo la domenica. Facci un pensierino, solo questo. Can Maurizio, anch'io sono un ex militare con 3 turni di Afghanistan. Se posso esservi utile sono a disposizione. Can Grazie, Maurizio, grazie grazie di infinite, cuore. scrivici anche in Cioè, privato perché per noi questo è oro colato. Voi siete oro colato per noi. Mauro Ferrante, no, quanto pensate di stare in Iran? Mauro, no, quest'anno non andremo come detto, però l'idea è, se andremo, già mi sono informato per capire quanto dura il visto, capire se si può rinnovare, cioè già so un po' tutto, però alla fine, come ho detto prima, forse Perché ci è tanto che fermeremo un ci po' prima, informiamo, anche però perché sapete benissimo che è da starci tanto tempo, e forse quando finiremo le Americhe ci dedicheremo un po' più all'Asia. allora, noi in Tunisia scortati vicino all'Algeria, Stefano Maltese. Questo quanto?
Stefano, se puoi, se sei ancora in linea, magari rispondi. Non ho detto Quando di sé, siete scusate, stati vicino all'Algeria, ma che... cioè, hanno fatto il tratto tunisino, probabilmente confinante con l'Algeria, e sono stati scortati. Facci sapere qualcosina in più che è importante da condividere con tutti. Ci sono delle motoviaggiatrici che hanno fatto Nepal, Arabia Saudita, Qatar, eccetera, da vedere le complicanze di vita per una donna occidentale. Sì, È Fabio, vero è Fabio, vero, è è vero, vero. è vero. Spesso, Cioè, per un uomo, ragazzi, è tutto più facile. Non spesso siamo, cioè, non bisogna essere ipocriti. sono delle cose che magari, vengono diffuse, e magari invece poi attraversarli, viverci, non è proprio come ci viene raccontato, magari invece può capitare che è anche peggio. Quindi bisogna vedere un po' il periodo storico che si affronta. Noi siamo consapevoli che questo periodo storico è anche un periodo, abbastanza tosto, però, noi stiamo vivendo questo con tutti voi, e quindi, cerchiamo di essere il più lucidi possibile. Joe, il divano che avete in salotto è libero? È sempre libero, sempre Se non è libero. libero il divano, Livre. Joe, c'è un pavimento, è un Qualcosa po' trovate freddo, se è sempre. freddo, tanto fuori è caldo. Michele Petrone dice: "Ragazzi, siete fantastici. Seguo anche altre coppie in moto, ma nessuno si preoccupa di trovare e riferire storia, cultura, natura. Grazie per quello che Grazie, da voi grazie. che grazie a voi sto imparando". Michele, per noi è un grande onore. Siamo consapevoli che il fatto che, noi portiamo anche questi argomenti, per qualcuno, magari un motociclista cronico, magari per il motociclista medio qualche volta possa essere anche noioso, però noi portiamo quello che per noi è interessante, quello che ci piace fare, Cioè, dal mio punto di vista, arricchire il video con magari qualche volta la dobbiamo storia, la cultura, è un po' avere un po' la stella in più, però è il mio punto di vista, per altri potrebbe essere anche noiosa la però cosa, grazie però di avercelo scritto, perché grazie. per noi è un grande orgoglio. Marco Selva dice: "Ricevuto conferma hotel, quindi vi tocca Cioè sopportarmi". Marco, Cioè noi non vediamo l'ora, Marco, di ragazzi, riabbracciarti di c'avete nuovo. un'efficienza pazzesca. Allora, ciao ragazzi, dovremmo esserci anche noi con la Tenerona, seguo le istruzioni, Ma Graziano, mamma mia, ci riempi il cioè, cuore. non so quante tenerone ci saranno. Ma, ci farete piangere. Una domanda per Francesco: com'è stato rivedere il tuo tavolino dell'IKEA che abbiamo qui sotto? Allora, lo vedrai a brevissimo perché sto facendo, ve lo anticipo, spoiler, sto facendo il video sull'airbag, ci ho dedicato veramente tantissimo, ci sto dedicando tantissimo tempo, lo vedrai il tavolino, per iniziare il video farò un po' lo stupido come sempre, non è solo il tavolino, anche risalire in sella all'altra moto è sempre comunque, cioè, sembra una banalità, ma dopo tanto tempo che ti abitui, cioè io, a parte che non guido più un'auto da tanto, nel senso che l'abbiamo presa l'altro giorno, ma per fortuna è un po' come il battito del cuore, non ti dimentichi. Però quando guidi sempre la stessa moto e cambi moto, è tanto differente il GS dalla Tenerona, Sì, è tanto tantissimo. differente. Davide, lo dico io, perché ci salgo solo sopra, non la guido, però Davide Cecchi dice: "Scusate, sono Davide da Firenze, ma il raduno è per cosa? Per incontrare voi o altro?" No, Allora, il raduno è un raduno nazionale, Davide. noi siamo solo, tra virgolette, degli ospiti, e l'idea che ha avuto il presidente è quella di che Bruno, loro guardano i nostri video, hanno visto che in tanti ci seguono, e il raduno è molto frequentato da tutta Italia, ma al di là anche di quello che al potremmo di là da portare noi, noi, ma assolutamente. con la massima trasparenza. L'idea qual è? L'idea è quella di far venire più gente possibile, perché la festa, quando c'è tanta gente, diventa più Diventa più bella, grande, diventa più e bella. noi, ve lo diciamo tranquillamente, l'ho detto all'inizio del video, trovare la soluzione legale per, ce l'avete chiesto tante volte negli anni passati, trovare la soluzione legale per stare insieme e fare un giro in moto per le colline E per maceratesi, incontrarvi il più con possibile. un'assicurazione, perché dietro c'è Un'organizzazione ben c'è fatta qualcosa di e attenzione. strutturato, serio. Allora, da San Benedetto del Tronto ci saremo. Fabrizio Di Giacomo, grazie, grazie, grazie.
Poi Mariana Rubino, vi abbracciamo forte, fortissimo con il nostro cuore. Mariana, Marianna ci e mancate, Giorgio, ci veramente, mancate, ci lo mancate. sapete, ce lo siamo già detti. Cioè, siete partiti, potevate fare la diretta insieme a noi. Ecco, il 21 parto con moto e tende, sarò dai vostri. Maurizio Ma da Forlì. perfetto, Mamma mia, perfetto. ragazzi, guarda, ci fate uscire le lacrime. Perfetto. Ci fate uscire le E lacrime. dormirai nel campo sportivo con l'erba tagliata fine, quindi sarai anche comodo. Allora, senza materassino puoi andare. Wagner dice che hecho do Brasil en sua passagem por aqui. Che parte, cioè, sì, no, che ha fatto il Brasile passato? non siamo No. molto ferrati col portoghese in questo Qui momento, bisogna- l'abbiamo un po' perso. Wagner, poi magari la traduciamo. No, non si può tradurre in maniera... Ci vorrebbe qualcuno che parla portoghese qua. Sì, Wagner, se puoi, forse ci dici se ripasseremo di lì. Sì, in Brasile ripasseremo quello di che abbiamo sicuro. capito è questo, in Brasile ripasseremo, ma... Magari ci verremo anche a vivere, chi lo sa. Marco Poi, Serva, teniamoli qui, siamo a 75 minuti. Mauro Ferrante, 52 anni, Tenerone e tenda, over the top. Top, Mauro, guarda. sei il numero uno. Anche perché la Tenerona la reputo una moto da tenda. Sì, Jerry non ho mai capito se si dice Jerry Cheto o Eceto, però ha Sì, ha lo avuto conosciamo. un'avventura simile in Africa, scortato dalla polizia vicino ai confini. Può capitare, Fabio, anche se quelle zone là, la Tunisia, sono abbastanza tranquille per quello che so. Gio va a prendere i biglietti per Sintra, The Doris Open. Sì, The Doris Open anche qua però, Allora, Gojama che aveva scritto ora, ma davvero ci credevate? Di cosa? Gojama, non abbiamo... io e Patrizia presenti. Ripeticelo, Gojama. Che poi sarebbe Gianmaria. Esatto. Fabio Bartoletti e Patrizia presenti. Nazario, grazie, dov'è il grazie, raduno? da Scusate, Forlì. mi sono collegato da poco. Nazario, è vicino a casa nostra, vicino Corridonia, quindi Morrovalle, Trodica di Morrovalle, se lo vuoi cercare nella cartina, provincia di Macerata. Adesso riscrivo il luogo, così chi è arrivato dopo, riscrivo la data, il luogo. Allora, 21, 22 Antonio giugno. dice, non vi dico il 21 ma il 22, impegni esami di Stato permettendo e sperando che mi chiamino in ospedale per operarmi entro metà giugno. Te lo auguriamo, ti facciamo tanti auguri. Allora, Trodica di Morrovalle, Macerata. E vi riscrivo, allora, Trodica di Morrovalle, Macerata, vi riscrivo anche il sito dove potete vedere chi volesse arrivare il sabato e pernottare fino alla domenica e ripartire poi la domenica pomeriggio, la domenica sera, può andare a... tradotto qua una cosa, scusa. Traduzione, cosa pensavi del Brasile durante il tuo soggiorno qui? Grazie per la traduzione. Grazie mille Mary, grazie Mary. mille. Praticamente che... Wagner. Che il Brasile, tra tutti gli stati attraversati, è per noi, sotto tutti i punti di vista, quasi, l'unico posto che potremmo scegliere per vivere rispetto, cioè magari, però noi abbiamo... per qualsiasi eventualità dovessimo spostarci dall'Italia, il Brasile è un posto veramente... perlomeno la parte sud del Brasile, sì, la parte sud un posto del fantastico. Brasile, sì. Noi, quella nord, cioè, o comunque centro, non la conosciamo, non conosciamo l'Amazzonia, la faremo, abbiamo tanti programmi da fare. Ci sono tante cose folli perché stiamo studiando e se si riuscirà, se Sara non mi abbandonerà, tante cose veramente interessanti da vedere, cose che fanno in pochissimi e che mi piacerebbe perché ti danno un po' il sapore dell'avventura, poterle portare sul canale poi sarebbe il massimo. Allora, leggiamo anche, vediamo, scortate in Tunisia, Morrovalle, Tonio, tu lo conosci bene Morrovalle, tu conosci tutto. Morrovave, che è scritto Tonio? Male? Tonio, no. Morrovalle. Franco dice, ciao ragazzi, io e mia moglie vi seguiamo costantemente, soffriamo con voi fino alla commozione, bravissimi, ciao, buonanotte. Grazie di cuore, Franco, a te. Marco Serva le spiagge e io aggiungo i culi, se si può dire. Basta, dai. No, vabbè, siamo quasi fuori dalla fascia protetta, mettiamo così. Grazie ragazzi di cuore, è un'operazione programmata per togliermi 3 calcoli. Antonio, ti facciamo tanti auguri davvero. Allora, Francesco, dovrai, veramente in bocca al lupo. Dovrai organizzare un raduno di Sole Tenerone. Paolo, quello sarebbe bellissimo, il problema è che bisogna organizzarlo con la Tenerona e per quando tornerà? Un anno, 2 sarà dura.
Sì, Trodica di Morrovalle, non lontano dalla rotonda dei appunto. Paciotti. Joker, ma tu lo conosci bene allora questa zona. Dacci più notizie, esatto. Marco Quello che Selva fu appunto Paciotti. sta lontano dalle spiagge, Marco, sta lontano fino a un certo punto. Ha ancora l'età giusta. Tonio, tu sai da dove sto chattando? Tonio, non mi dire che sei qua. Tonio Colonna. Ma Tonio, che sei qua. Cioè, scrivilo per perché Tonio favore. ragazzi Non sta scherziamo. passando forse con il camion dalle nostre parti. Ragazzi, Comunque allora, ragazzi, doveva essere ricapitoliamo. cortissima. Facciamo la chiusura perché veramente già è tardissimo. Comunque, l'incontro sarà insieme al 27° motoraduno, sarà sabato 21, domenica 22. Noi saremo Giugno. noi saremo sia il sabato che la domenica. Nella domenica della mattina verrà organizzata una sorta di giro in moto per le colline, ovviamente ci saremo anche noi, e noi saremo soprattutto dalle 9:30 alle 11 di sera il sabato sera, perché hanno allestito un palco con un maxi schermo, quindi risponderemo alle vostre domande, ma faremo una chiacchierata. Noi non dobbiamo insegnare nulla a Ma nessuno. noi poi saremo Se anche in avete mezzo a delle voi, curiosità, se voi assolutamente. volete raccontarci le vostre di curiosità, cioè io questi incontri solo per migliorarci tutti, non perché io devo insegnare o noi dobbiamo insegnare o dire quello che facciamo perché noi siamo noi e voi non siete un cazzo. Non è questo il No. discorso. Quindi è una sorta di condivisione per stare insieme, per parlarci e vederci face to face. Ricapitoliamo che si può, mi veniva ingressare, no, si può ingressare è spagnolo, si può entrare al raduno liberamente, quindi potete anche non pagare l'iscrizione. Se invece pagate l'iscrizione del sabato, le iscrizioni del sabato sono aperte dalle 10:30 alle 19:30, della domenica dalle 9:30, dalle 9. Quindi la potete fare, è di 15 euro, è diciamo un po' è dimostrativa e avrete, grazie a questa iscrizione, per chi viene fuori regione, la cena del sabato. E per la domenica invece avrete Sia per chi viene da fuori regione che per gli altri, la colazione della domenica, avrete un omaggio, un bell'omaggio, sì, quindi non vi è aspettate un una così aperitivo se venite a fare il giro in moto per le lungomare. colline e Quindi lungomare a Civitanova Marche. capite che l'iscrizione è veramente una quota simbolica. Simbolica, esatto, non dimostrativa, si simbolica. mangia benissimo, il costo per la cena per chi magari rimane non so se sarà 20, È un 25, prezzo 30 euro. convenzionato, Cioè, quindi non vi preoccupate. cioè nel senso non saranno cifre enormi e vi garantisco che si mangerà benissimo. Detto questo vi lasciamo tutte le informazioni in descrizione del video, poi come chiudiamo le metteremo. Descrizione della diretta. Ok. Vi lasceremo più volte anche sui faremo social. dei post sia su Instagram, su Facebook, ma anche qua su YouTube per condividere la locandina dove c'è scritto tutto, numeri di telefono, c'è scritto de todo. Quindi per qualsiasi cosa voi scrivetelo nei commenti e poi noi i commenti come sempre li leggiamo tutti, quindi cercheremo di rispondere sotto tutti i social. Ragazzi, grazie infinite di esserci stati, grazie infinite per chi riuscirà ad esserci, perché per noi è importante, era importante prima di partire di fare una cosa del genere. Non è facile organizzarla, sappiamo che di loro ci possiamo fidare, è un motoraduno nazionale, quindi ci saranno molti come voi anche che non ci conosceranno. Quindi io sono convinto che sarà una bellissima manifestazione. Ragazzi, noi vi mandiamo un bacio enorme e ci saranno altre occasioni, però se ci state per noi sarà un enorme piacere. L'iscrizione si può fare solo lì o si può fare online? Mauro, per il momento siamo informati per l'online, però non vi preoccupate. Penso che si possa fare lì, ma non ti preoccupare. Perché è una cosa che potete fare tranquillamente, cioè, loro hanno non c'è paura un limite di non so posti. se avete paura se arriverà troppa gente. Io non penso, perché ovviamente tanta gente non può venire, parliamo di giugno, parliamo che le distanze, chi va fuori, l'abbiamo detto da poco, non so quanta gente arriverà, magari mi sbaglio, però non vi preoccupate perché già ho parlato con il presidente, gli ho detto nell'eventualità arrivasse tantissima gente sia in moto, lui mi ha detto guarda abbiamo 500 posti per la moto, c'è il campo disponibile per chi viene in campeggio, tutte le strutture potete prenotarle tramite il link che avete e per il resto lo spazio già lo conosciamo noi,
è ampio. Poi ovviamente se arriverà tantissima gente, Ma noi ce lo auguriamo, cioè, però dopo ci sarà vedremo. bellissimo comunque. E poi anche il fatto che la domenica si potrebbe fare, cioè si farà un giro insieme, se saremo 200 moto, 250 moto, sarà bellissimo perché verrà una carovana. Rossella, grazie infinite, voi ci siete sempre, per noi è Grazie Rossella, sempre fantastico, gentilissima. fantastico. Ragazzi, un bacione, Davide Cecchi, Davide di Montelupo. Davide, non scherziamo, sei di Montelupone. Il vaso si è rotto, Sara capirà. Ciao ragazzi, io ci sarò, partecipo volentieri, spero di conoscervi. Potete indicare esattamente dove a Morrovalle? Ho consultato la locandina, ma non sembra chiaro. Grazie mille. Paolo Raponi. Guarda, cioè, Sarà Trodica di Morrovalle è piccolissima, è una frazione quando arrivi si trova nella zona nuova di Trodica, ma quando arrivi ci saranno anche i cartelli. Sì, vai tranquillo, che anche se arrivi senza GPS trovi tranquillamente. Vogliamo essere precisi. Pensate a questa cosa, per chi viene dal mare o dai monti e prenderà la superstrada, c'è una superstrada, guardate anche su Google, l'uscita è vicinissima a questo punto all'incontro, sì. L'uscita di Morrovalle. Di Considerate, per chi magari non è praticissimo della nostra zona, noi viviamo immersi nelle colline, Morrovalle è in collina, Trodica è praticamente in pianura prima di salire per Morrovalle, quindi è un po' questo. Paolo Raponi, sì, ok, ci sono in Macerata, ok, perfetto. Massimo, ciao ragazzi, ci vediamo a Trodica Morrovalle, poi sarà Andres dice, da argentino che vive in Italia le agradezco por todos los videos que hacen, sigan así, cioè ci ringrazia per i video che ha apprezzato moltissimo. Un onore enorme Andres, è bellissimo, un onore enorme saperlo leggere lo spagnolo, sì, perché ormai lo conosciamo abbastanza bene, quindi ci fai lucidare gli occhi perché per noi è grazie che ce l'hai scritto, ma grazie veramente, cioè, un bacio all'Argentina, un bacio a tutto il Sud America e un bacio a tutti quanti voi che ci siete stati, ma sì, ragazzi vamos a letto tutti ragazzi, ci vediamo qua. Cioè, dobbiamo fare altri 2 o 3 video del Sud America, ma ci rivediamo qua solo con me, purtroppo. Marianna, un bacio. E con qualche video pippone. Pino. Ciao Marianna. Ciao vi terremo aggiornati di tutto, quindi passate parola, ditelo a chiunque, ditelo a tutti perché sarà una bella cosa. Gojama, un abbraccio, buonanotte. Se riusciamo magari faremo anche la live, vediamo se quello che riusciamo a fare. Io lo chiedo agli organizzatori, magari fare una live con qualche social, soprattutto qua su YouTube sarebbe il massimo anche per chi non può partecipare. Sì. Vediamo, ci informeremo. Cerchiamo di fare il possibile per tutti quanti. Ciao a tutti. Un abbraccio ragazzi. Ciao. Siamo stati più bravi, quasi. Ciao Antonio, ciao Carlo Antonella. Ciao Antonio ragazzi.